Ciao e benvenuti a tutti quanti. Oggi parleremo dell'importanza del maschio sia nei canarini che nei pappagallini. Quasi tutti guardano solo le femmine, ma un buon maschio fa la differenza. Un buon maschio può essere il tuo peggior problema oppure può aiutare a svezzare i piccoli. Molti vedono il maschio continuare a cantare, continuare a pressare la femmina, ma se lo sai gestire, il maschio diventerà il tuo migliore alleato durante la stagione. Gestire il maschio significa osservare bene il suo comportamento e capire se è il caso di lasciarlo insieme alla femmina, quindi se l'aiuta, se la imbecca, se imbecca i piccoli, oppure se è il caso di non farlo intervenire, quindi di dividerlo. Se è un maschio troppo agitato, se è un maschio caotico, se è un maschio che non dà tranquillità alla covata. Questi maschi in genere non sono dei buoni riproduttori e quindi andrebbero scartati. Per questo sconsiglio ai principianti di utilizzare la tecnica del maschio volante o maschio al salto, perché questa tecnica è una tecnica difficile, bisogna conoscere bene i propri soggetti e se non la si conosce bene si rischia di perdere tutta la stagione. Il maschio non serve solo per fecondare le uova, il maschio ha un ruolo importante durante tutta la covata. Ci sono maschi che imbeccano la femmina mentre lei cova. Ci sono maschi che a volte, mentre la femmina si alza dal nido per andare a mangiare, covano loro o perlomeno tengono le uova al caldo. Ci sono maschi incredibili, quindi in pochi casi va separato il maschio dalla femmina, quando proprio si ha un maschio che continua a disturbare oppure rompe le uova perché vuole continuare ad accoppiarsi e vede la femmina che è impegnata nella cova. Altrimenti il maschio è utile ed è per questo che io ai miei canarini, quando i primi pulli hanno 15 giorni, inserisco il secondo nido. Oltre al nido, chiaramente metto anche l'aiuta. In questa maniera la femmina e a volte anche il maschio cominciano a costruire il nuovo nido. Lo faccio anche e soprattutto perché se la femmina sente il desiderio di una nuova covata, in assenza appunto di iuta, potrebbe cominciare a spiumare i piccoli o addirittura il proprio maschio per cominciare appunto la costruzione del suo nido. E non basta copiare questa mossa, bisogna seguire un metodo, il metodo Levante, che è disponibile nei contenuti per abbonati, dove spiego passo passo quello che bisogna fare per passare dalla prima alla seconda covata senza creare stress e senza fare errori. E qui succede la magia, perché il maschio alimenterà i piccolini, la femmina in questo modo si libera, può concentrarsi a covare le nuove uova e i piccoli verranno svezzati completamente dal maschio, perché la femmina appunto è impegnata nella cova e sappiamo bene che quando cova poi non si alza più, quindi non deve neanche più avere il pensiero dei piccoli, è tranquilla perché sa che il suo maschio provvederà a dare il cibo ai piccolini. Non bisogna avere fretta di passare da una covata all'altra. Bisogna farlo al momento giusto. Io per esempio, vi racconto questa storia, avevo un maschio che non ho mai visto imbeccare i pulli. Lo faceva sempre la femmina. E quindi lì non sono andato a inserire un secondo nido quando ancora i pulli non erano usciti dal nido. Qui bisogna stare molto attenti. Ho ritardato perché ho dato tempo ai pulli di crescere ancora un pochino e poi ho inserito il secondo nido. Come dico sempre, l'osservazione è la migliore arma che si ha in una covata, perché non sono tutti uguali. Ci sono dei maschi più propensi alla riproduzione, più bravi, quindi come dicevo qualche mese fa,
cominciare magari con meno coppie, ma con coppie di valore. E maschi invece che non è che non sono bravi, perché magari fecondano tutte le uova, non disturbano, però se non danno da mangiare ai piccoli è inutile avviare una nuova covata, perché bisogna prima pensare ai piccoli che abbiamo nel nido e poi andare a pensare a farne degli altri. E questo concetto vale anche e direi soprattutto per i pappagallini. Quindi priorità ai piccoli nel nido e poi si pensa alla seconda covata. Chiaramente i soggetti buoni si hanno dopo una buona selezione. Io faccio questi video per principianti, dove non sempre ci sono soggetti idonei. Molte volte incontrate appunto problemi dovuti al fatto che i vostri soggetti non sono proprio dei riproduttori ottimali. E qui voglio ricordarvi che la provenienza dei vostri soggetti è fondamentale. Se andate a prenderli da un allevamento che già ha soggetti selezionati e che magari scarta per motivi di piumaggio, perché non sono del tutto idonei allo standard, e in una futura mostra magari l'allevatore non li porta perché sa già che hanno un punteggio magari alto ma non da vincere, però sono soggetti buoni. Se prendete soggetti ai mercatini, alla fiera, e lì è come un terno all'otto. Potreste trovare dei soggetti fantastici, ma potreste trovare anche dei soggetti che non sono proprio adatti e dei buoni riproduttori. Per quanto riguarda invece i pappagallini, c'è il rischio che molte coppie facciano le uova quando i piccoli sono ancora troppo piccoli. Anche qui vale la regola che prima di tutto dobbiamo pensare ai piccoli che abbiamo nel nido. Se i piccoli sono ancora troppo piccoli, quelle uova potrebbero disturbare. Intanto potrebbero essere sporcate e la possibilità di schiusa si riduce, e invece dobbiamo fare in modo che la femmina e anche il maschio si concentrino sui piccoli che ci sono già. Quindi io consiglio, se i piccoli sono veramente troppo piccoli, buttate via le uova, magari sostituitele con quelle finte, in maniera che le nuove uova non iniziano il percorso appunto per la vita. Se invece i piccoli sono un po' grandicelli, a questo punto conviene veramente sostituire le uova vere con delle uova finte, aspettare che i piccoli escano dal nido e poi rimettere le uova vere. Questo se i piccoli sono già un po' più grandicelli e sono prossimi a uscire dal nido, perché altrimenti, ripeto, conviene togliere le uova e aspettare che quando i piccoli usciranno dal nido sicuramente la femmina farà delle altre uova. Accavallare due covate molto vicine non è facile da gestire e probabilmente è una covata che non realizzerà dei piccolini e probabilmente non sarà una buona covata, perché appunto le uova rischierebbero di essere rotte oppure sporcate dalle feci dei piccolini presenti all'interno del nido. Con questo è tutto, lasciatemi un like per sostenere il lavoro che sto facendo, iscrivetevi adesso al canale e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao a tutti e a presto!